Ciao a tutti, oggi siamo a Desenzano del Garda, dietro casa, e siamo nello studio Movida di Marilena Mura, che è la nostra fotografa di matrimonio. Ci seguirà durante la nostra avventura quest'estate, me ed Alan. E oggi vogliamo incontrarla per fare 4 chiacchiere con lei e scoprire un po' di più sul magico mondo della fotografia. Eccomi! Ciao Marco! Arrivederci! Ciao Marilena, benvenuta. Anzi, benvenuti a noi, grazie per averci qua. Allora, raccontami un po' di te, perché sei diventata una fotografa? Non ho mai avuto dubbi, cosa vuoi fare da grande? La fotografa. E quindi fortunatamente sono riuscita a fare la fotografa. E cosa rappresenta per te la fotografia? La fotografia è il mio modo di esprimermi, perché magari a parole non riesco esattamente a dire quello che penso, e quindi la fotografia mi permette di concentrare tanti pensieri in un'unica immagine. Qual è la tua formula per la foto perfetta e qual è la foto di cui sei più orgogliosa in assoluto? Ma non esiste una formula, esistono tanti elementi che concorrono a far sì che quella foto sia bella, sia giusta e l'importante è che la foto trasmetta qualcosa, che dia un'emozione, qualcosa a chi ti ha chiesto di fare quella fotografia. Il tuo progetto invece più interessante finora qual è stato? Alla fine mi rimangono tutti nel cuore perché ci metto la stessa passione, lo stesso impegno in qualsiasi lavoro. Certo, il primo disco che è uscito, la prima copertina che ho fatto, chiaramente ero una ragazzina, ero molto felice, molto orgogliosa. Lo stesso quando è uscito il mio primo libro Di giorno dormo, dove ho scattato a New York e a Hong Kong inseguendo una drag queen solo di notte, tra l'altro collaborando con Greg Orman, quindi sono molto, sì, però sono orgogliosa di tutti i lavori che ho fatto alla fine. Sono tanti. Sì, sono vecchi. Tu hai lavorato nella moda con artisti musicali e persino con cavalli. Con Valegro, il cavallo più famoso del mondo. Ma il tuo modello preferito chi è? Mi piacciono le persone che credono di non essere fotogeniche o di non essere sufficientemente belle da meritare una foto, qualcosa. Ecco, quelle mi intrigano di più. Tu poi sei una fotografa anche a 360 gradi, però ti sei anche specializzata in matrimoni, quindi come sei arrivata alla wedding photography? Io ho cominciato che avevo 19 anni, anzi forse il primo matrimonio ne avevo 17, credo. Ovviamente cominci con quelli, no? Ed è un tipo di fotografia che mi è sempre piaciuta, perché? Perché è molto difficile da fare. Perché tu in quella cosa devi mettere il cuore, devi stare attento a quello che ti succede, devi avere una padronanza tecnica. Quindi in realtà è molto difficile fare bene la fotografia di matrimonio. Poi per varie ragioni ho lasciato perdere perché ero occupata a fare altro, però è una cosa che mi è sempre piaciuta fare. E rispetto a chi fino a un po' di tempo fa denigrava la foto di matrimonio, adesso no, perché la vogliono fare tutti, chissà perché, ma una volta quelli che facevano i matrimoni erano considerati un po' i fotografi di serie B. Sbagliato, perché io quello che ho imparato a fare poi in altre cose l'ho imparato facendo la gavetta da giorno per i matrimoni e ne sono orgogliosa. Adesso poi quell'avvento di fotocamere sempre più avanzate, l'abbiamo sempre nelle tasche dei nostri pantaloni, quindi chiunque può fare una foto e immediatamente postarla sui social media, soprattutto quelli specializzati in fotografia. Come vedi questi nuovi social? Li vedi come delle minacce per il tuo lavoro o delle opportunità? Fare il professionista della fotografia è una cosa completamente diversa, perché devi usare comunque degli strumenti diversi, perché tu, non lo so, saresti contento se io dovessi venire da te con l'iPhone e fare il servizio fotografico del tuo... No. Ecco. Cosa consiglieresti ad una coppia di sposi novelli che sono alla ricerca del loro fotografo perfetto? E quali sono le caratteristiche che dovrebbero cercare in un fotografo? Ogni professionista ha una caratteristica diversa. Io ho il mio modo di vedere i matrimoni, un altro è un altro, quindi è importante che ci sia empatia e che i futuri sposi si ritrovino in qualche modo nelle immagini che vengono loro presentate. Ecco. Cosa fai di solito durante un matrimonio? Come fai a cogliere gli attimi più importanti? Voglio catturare l'emozione, ecco, e poi lascio che succeda quello che deve succedere. Voglio dire, il matrimonio non è che puoi stabilire tu cosa fare.
succede e io lo devo documentare, devo essere veloce, brava, devo metterci del mio ma non troppo, perché non devo snaturare quella che è un'investigatrice devi essere. Sì, ecco, bravo, sono curiosa, sono una curiosona dei matrimoni. E ti sei mai emozionata ad un matrimonio? Sì, certo. Dico di no. Dico sempre di no. No, non mi emoziono, invece sì. Capita spesso. Invece raccontami una storia divertente o un aneddoto di uno dei tuoi matrimoni. Succedono tante cose divertenti, cose carine che riguardano gli sposi, che riguardano magari gli invitati, oppure un feeling particolare con qualche sposa. È successo l'anno scorso con una sposa divertentissima, abbiamo cominciato a ridere nel backstage insieme, si è instaurata una bella complicità e abbiamo finito di notte praticamente proprio, ed è stato molto divertente. Ti va di fare qualche foto con me allora? Come no? Andiamo? Pronti? Oh, è bellissimo, potete prendersi. Spogliamo, Yeah. Camera loves it. Camera loves it. Madonna ragazzi, non sono abituati a fare così i modelli.